Benvenuti su Misteri nascosti. Qui ci addentreremo nei segreti più affascinanti e inesplorati del mondo esoterico e occulto. Ogni video vi condurrà in un viaggio unico tra verità celate e racconti misteriosi, per scoprire ciò che è nascosto agli occhi di molti. Sarai tu a decidere se queste rivelazioni sono reali o parte di un mistero ancora più profondo. Preparati a esplorare l'ignoto insieme a noi. Iscriviti al canale per non perdere nessun capitolo di questa avventura tra i segreti più reconditi. Capitolo 2. Il tunnel. Le mie emozioni non sono cessate durante il tragitto verso la base segreta Alpha, né tantomeno nei 4 giorni trascorsi lì. Al contrario, sono diventate sempre più forti man mano che si avvicinava il momento della mia partenza, attraverso il tunnel segreto per l'Egitto. Per ragioni comprensibili, non posso divulgare informazioni sulla base segreta del Dipartimento Zero. Dirò solo che avevo già preparato una stanza accogliente tutta per me, nella stessa ala di quella di Cesare. In generale, mi è stato vietato di fornire qualsiasi dettaglio sull'ubicazione, la costruzione o l'amministrazione di quella struttura segreta. Dopotutto, ritengo che non sia questo l'importante, ma piuttosto gli eventi che seguirono. Motivi nascosti. Le giornate trascorse alla base Alpha comprendevano anche un moderato addestramento sportivo, l'abituarsi alle attrezzature per le operazioni speciali e l'apprendimento di alcuni semplici schemi d'azione in situazioni estreme, cioè al limite. La sera, Cesare veniva nella mia stanza e mi illuminava su varie questioni tecniche a cui non ero abituato. Si assicurava che avessi tutto ciò di cui avevo bisogno e si interessava personalmente a come procedeva la necessaria preparazione prima della partenza. Lo apprezzavo molto, perché sapevo che durante il giorno era molto occupato, studiava i file, parlava al telefono e faceva anche viaggi vorticosi in elicottero verso destinazioni a me sconosciute. La sera del 4° giorno arrivò il generale Obadea. Erano passati 2 anni dall'ultima volta che l'avevo visto, ma sembrava altrettanto energico e ottimista. L'espressione del suo volto duro e il suo sguardo d'acciaio non potevano nascondere la sensibilità del suo animo, né il senso dell'onore e della rettitudine che infondeva con la sua sola presenza. Il generale si intrattenne dapprima in un colloquio confidenziale con Cesare per quasi mezz'ora, dopo che è venuto con me e abbiamo analizzato alcuni dettagli dell'imminente spedizione. A un certo punto il generale Obadea fece una pausa e mi parlò con voce uniforme. La catena di comando mi impone di darle un messaggio importante, ma le parlo da buon amico e le assicuro che sosterrò con forza la sua integrazione nel Dipartimento Zero. Non molto tempo fa, il dottor Sien ha contattato il nostro governo attraverso alcuni contatti per una questione molto importante che non sono autorizzato a rivelare. All'epoca il governo diede una certa risposta, ma nel frattempo sono avvenuti grandi cambiamenti e la dirigenza dello Stato vuole cambiare la sua opzione. Purtroppo il legame con il dottor Sien non è più attuale e la situazione è diventata piuttosto critica. C'è l'idea che lei possa essere ancora in grado di mediare il contatto con il dottor Sien e in effetti è per questo che lei è qui. So qualcosa dell'esperienza speciale che avete avuto con il dottor Sien 1 anno fa. Caesar mi ha raccontato altri dettagli. È difficile da credere, ma ci sono persone negli alti circoli politici che sono in grado di capire quello che hai passato allora. Sembra un'azione insolita da parte tua, ma dato il tuo legame con Cesare, le cose sono state rese molto più facili per ottenere l'accettazione della tua presenza qui. Ero imbarazzato perché non sapevo meglio di loro come avrei potuto contattare il dottor Sien. Ho espresso questi timori al generale Obadea, ma lui mi ha subito rassicurato. Alcuni esperti hanno indicato che la vostra scelta sarebbe probabilisticamente vantaggiosa per raggiungere questo obiettivo. Lo spiegano con una sorta di adattamento alla situazione e di affinità congiunturale. Stiamo quindi cercando di creare un contesto favorevole per indurre un contatto con il dottor Shen. So bene che le sue azioni e la sua influenza non si limitano al livello fisico. È talmente nascosto da essere al di là delle nostre capacità, al di là di ciò che abbiamo a disposizione. Persino Cesare non è in grado di stabilire un contatto in momenti come questo.
Lo guardai con sorpresa e lo vidi annuire seriamente. Esatto, disse Cesare. La spiegazione sarebbe che in questo periodo il dottor Sien sta partecipando a qualcosa di molto speciale. È come quando non volete essere disturbati e staccate il telefono. Ma ci sarebbe ancora la possibilità del tutto separata, a cui in linea di principio avete accesso, di contattare prima Machandi e quindi, per vie traverse, raggiungere il dottor Sien. Ora capite, credo, come nasce il problema. Rimasi a pensare. Il ricordo della dea ha improvvisamente smosso tutto il mio essere e lampi intermittenti di immagini vivide hanno inondato la mia mente e agitato la mia anima. Dopo l'iniziazione sul picco di Gugu, nelle montagne di Retezat, sentii che mi era stata data la capacità di relazionarmi potentemente con Machandi e che invocarla quasi ogni volta mi dava l'opportunità di diventare lucido durante il sogno, di incontrarla e di parlarle. Questo però è uno degli argomenti più intimi e inquietanti della mia vita e non mi ci soffermerò troppo, se non per chiarire gli eventi che qui descrivo. Dopo la speciale iniziazione che ho vissuto, alcune impressioni e intuizioni hanno lasciato un'impronta indelebile dentro di me ed è molto difficile verbalizzarle. Hanno molte componenti che non sono comuni alla nostra realtà, ma sono legate a un altro mondo, quasi impossibile da descrivere. Non insisterò qui su queste realtà, ma dirò che nel mio subconscio avevo l'idea certa che il contatto con questa dea fosse aperto e consentito. Probabilmente le trasformazioni energetiche necessarie nella struttura del mio essere per poterlo realizzare hanno avuto luogo durante le poche ore trascorse sulla montagna, nelle quali mi sono immersa in uno stato quasi di catarsi. Allo stesso tempo, anche se quando invocavo con forza Machandi, sentivo la sua presenza vicino a me senza dubbio, tuttavia non la vedevo, non la percepivo con i miei occhi fisici. Questo, almeno all'inizio, mi rattristò un po', ma in seguito ebbi una visione di lei in sogno, esattamente come era nella realtà. In quei momenti mi resi improvvisamente conto che stavo sognando, e questo creò uno stato di intensa felicità e di immensa libertà. Nell'ultimo anno avevo avuto 2 incontri così inquietanti con Machandi, e da quanto aveva detto il generale Obadea, capii che mi era stato chiesto di ripetere questo fatto una terza volta. Tuttavia, non riuscivo a capire come avessero potuto intuire il mio sottile legame con la dea che, posso dire, finora ha segnato maggiormente la mia esistenza. Concordai con Cesare e il generale Obadea di tentare questa via indiretta per contattare la dottoressa Xien, ma intuitivamente sentivo che questa volta non ci sarei riuscito. Infatti, per quanto avessi invocato Machandi, lei non era ancora apparsa nel mio sogno. All'inizio mi dissi che ciò poteva essere dovuto all'agitazione e all'eccitazione che avevo prima della partenza, così ricorsi a una tecnica che lo stesso dottor Chien mi aveva consigliato, per ottenere il più profondo rilassamento possibile del corpo e della mente. La tecnica era abbastanza semplice. Circa 2 ore dopo l'ultimo pasto, e senza aver fatto alcuno sforzo fisico, mi sdraiai a faccia in su una coperta, avendo cura di creare un ambiente piacevole di tranquillità e sicurezza. Tenendo gli occhi chiusi, ho immaginato che ogni parte del mio corpo, dalle gambe alla testa, diventasse molto pesante, tanto che in breve tempo non riuscivo più a sentirne praticamente il peso. L'esperienza mi aveva dimostrato che in questo modo la mia mente si liberava in larga misura dal contatto con il corpo e diventava, in un certo senso, molto più leggera. Evitavo di eseguire la tecnica a letto, perché mi accorgevo che in quel caso scivolavo nel sonno abbastanza facilmente, prima ancora di aver pronunciato il potente pensiero a Machandi. Una volta che sentivo di aver raggiunto un certo rilassamento e tranquillità del corpo e della mente, che di solito mi appariva come una sensazione di grande dilatazione, senza alcun supporto fisico, richiamavo alla memoria il momento impressionante in cui avevo visto Machandi molto vicino a me nella grotta sulle montagne del Tibet. Ci fu un fenomeno un po' strano. Sentii un leggero brivido e tremore nel mio corpo, accompagnato da un lampo di luce davanti ai miei occhi. Subito dopo mi trovai di fronte alla dea, che era a poca distanza, risplendeva in modo abbagliante e mi guardava amorevolmente. All'inizio, dopo quel lampo, persi la continuità della coscienza, scivolando nel sonno,
e dopo il risveglio non riuscivo a ricordare che cosa avessi sognato e nemmeno se avessi sognato. Ma conservavo nel cuore una nostalgia speciale, un desiderio di qualcosa che era nascosto, avvolto nel mistero. A poco, però, cominciai a rimanere sempre più lucida in prossimità di quella importante soglia prima della visione della dea, e riuscii persino a varcarla. In quei momenti ero indescrivibilmente felice, guardando Ma Chandi in tutto il suo splendore, e lo stato era ancora più intenso quando mi parlava. Sapevo fin troppo bene che in quel momento stavo entrando nel sonno, essendo perfettamente cosciente, cioè stavo entrando lucidamente nel mondo dei sogni, dove le leggi sono completamente altri. Ma ho scoperto che dopo la visione della dea, la mia lucidità si stava affievolendo e stavo scivolando nel sonno ordinario. Mi sono svegliata confortata e in uno stato fisico e mentale meraviglioso, ma non ero ancora in grado di dirigere coscientemente la sequenza di tutte le azioni del sogno. Mi resi conto che la dea mi stava aiutando nella prima fase, che era essenziale, a rimanere cosciente intorno a lei, ma in seguito dovetti progredire io stesso, con uno sforzo perseverante, per raggiungere la stessa destrezza nel mantenere la mia coscienza sveglia durante il sogno. In modo del tutto insolito, i tentativi che feci dopo il colloquio con il generale Obadea non diedero alcun risultato. Era ancora più scoraggiante dei primi giorni in cui avevo iniziato a praticare questa tecnica. Non capivo perché questo accadesse e raccontai anche a Cesare degli insuccessi che stavo sperimentando. Lui mi spiegò che tutto ciò che potevo fare in una situazione del genere era non scoraggiarmi e continuare ad andare avanti. Sembrava che nessuno capisse questo improvviso occultamento e che, almeno temporaneamente, qualsiasi metodo di contatto sembrasse destinato a fallire. Tuttavia, Cesare era molto soddisfatto delle esperienze passate che avevo condiviso con lui e mi incoraggiò a perseverare in questa direzione. La nostra epoca è evidentemente profondamente decadente, per cui si creano condizioni particolari per il risveglio in alcuni esseri umani di una forma di intelligenza superiore, che potremmo chiamare intelligenza del cuore. Essa combina felicemente l'intelligenza mentale con l'amore che si prova nel cuore. Il grande vantaggio è che questo risveglio porterà un po' più di buon senso nella società. Pochi si rendono conto che questa importante qualità, che dovrebbe essere alla base di tutta la vita, è attualmente carente nella maggior parte degli esseri umani. Tuttavia, per chi segue un cammino giusto e armonioso, ma non secondo i propri precetti, bensì secondo le leggi cosmiche e spirituali, diventano possibili alcune rivelazioni che fanno capire che tutto è contemporaneamente materiale e immateriale, concreto e astratto, oggettivo e soggettivo. Mi resi conto allora che in un certo senso rientravo in questa categoria, perché io stesso avevo vissuto più volte negli ultimi tempi al confine tra due mondi, uno che sembrava tangibile, fisico, in cui ero consapevole del mio corpo, e un altro che, pur essendo percepibile, era tuttavia governato da altre leggi di manifestazione. Questo intreccio relativo ha creato in me. Ho iniziato a provare un senso di smarrimento e non di rado ho discusso se presentare o meno tali informazioni nei miei libri. Naturalmente mi sono chiesto che cosa potesse capire il lettore se io stesso, che avevo a che fare con questi temi, non li capivo molto bene. Mondi sottili. Ma la spiegazione di Cesare è arrivata al momento giusto e mi ha fatto intuire l'essenza del problema. Volevo che tutto questo fosse il più chiaro possibile, così gli chiesi di approfondire un po' l'argomento. Per la maggior parte delle persone, l'ostacolo principale deriva dal fatto che sono convinte che esista solo il piano fisico, cominciò a dirmi. Se persino le leggi di questo mondo non sono sempre ben comprese, come possono concepire l'esistenza di mondi sottili? Eppure, per fortuna, ci sono persone che sono perfettamente consapevoli di queste realtà e anzi, vi partecipano in qualche misura. Prendiamo il vostro esempio. Le intense esperienze che avete fatto, soprattutto nell'ultimo anno,
Vi hanno fatto capire che quella che chiamiamo materia nel nostro mondo è in realtà solo un certo stato della materia. Stiamo quindi parlando di materia in termini generali e la materia fisica non è altro che uno stato di materia universale che esiste in un contesto definito da leggi specifiche. In una certa misura, la scienza ha dimostrato che queste leggi hanno una loro coerenza interna e che si sostengono a vicenda. Ma forse vi siete resi conto che, oltre a queste leggi fisiche, esistono altri sistemi coerenti di leggi che governano misteriosi mondi di manifestazione, invisibili all'essere umano comune e per questo chiamati sottili. In questi mondi sottili ci sono molti tipi di materia sottile, che hanno qualità e peculiarità diverse e, come avete già capito, questi regni sono popolati da esseri con caratteristiche proprie di quel mondo. Anche i mondi sottili, d'altra parte, sono rigorosamente gerarchizzati e il principio essenziale è la frequenza vibratoria della materia. Più alta è la frequenza vibratoria, più alto è il mondo sottile. Il Machandi, ad esempio, fa parte del mondo sottile, mondo degli dei superiori, e potete essere certi che vi viene concessa una grande grazia quando vi appare. D'altra parte, la diversa frequenza vibrazionale della materia che compone ogni mondo, fisico o sottile, fa sì che i suoi abitanti percepiscano solo il mondo in cui vivono. Questo vale soprattutto per il mondo fisico in cui viviamo. Pensate a una radio che funziona solo con le onde medie. Un'altra radio, più sofisticata, funziona sia con le onde medie sia con le onde corte, che sono più alte delle onde medie in termini di frequenza vibrazionale. Qualunque cosa faccia la radio a onde medie non può captare le stazioni a onde corte e quindi non sa nemmeno che esistono. Ma la radio a onde corte sa che esistono le onde medie. Se è sintonizzata correttamente, può captarle facilmente. Capite, vero? Era molto chiaro e ho provato una grande soddisfazione interiore al pensiero di aver già sperimentato realtà diverse da quella fisica in cui vivevo. Sento che Machandi mi aiuta molto e che mi ispira in quasi tutto ciò che faccio, dissi allora a Cesar, improvvisamente commossa dal ricordo dell'immagine della dea che mi balenava nella mente. Quando mi è permesso e mi aiuta a entrare in quel mondo, tutto cambia e appare ai sensi come un traboccare di bellezza e armonia. In pratica, siete stati aiutati ad avere accesso a un mondo celeste e questo ha in qualche modo risvegliato il respiro della vita, che genera il vostro stato di felicità. Siete certamente rapiti dalla sua bellezza e questo vi aiuta a vedere la bellezza ovunque intorno a voi e a guardare con gioia la natura. Mi rendo conto che c'è stato un cambiamento di stato in voi, nel senso che la vostra capacità di comprendere e apprezzare le cose è ora molto più grande di 2 anni fa. La bellezza vi attrae nella sua stessa essenza e per voi è uno stimolo ad andare oltre e persino un motore di vita. Ancora una volta sono stato sopraffatto dall'accuratezza e dalla correttezza delle osservazioni di Cesare. All'improvviso mi sentii ispirato e dissi tutto d'un fiato. Ciò che mi sembra più importante è che ho capito che la bellezza è innanzitutto armonia. Guardando e spesso contemplando Machandi, ho scoperto che bellezza abbagliante è. Mi trasporta in qualche modo enigmatico in me stesso e mi fa scoprire qui, dentro di me, l'armonia di cui ho bisogno per essere felice. È come un'organizzazione giusta e allo stesso tempo sublime dei diversi livelli del mio essere. Tuttavia, mi accorgo che posso mantenere questo stato meraviglioso solo per alcuni periodi di tempo. Rimasi in silenzio, sorpreso di aver espresso in modo così conciso ciò che da tempo volevo spiegare a Cesare. Per capire bene il perché di questa situazione, bisogna tenere presente che l'universo, che comprende sia il mondo fisico che quello sottile, opera secondo una misteriosa geometria composta da una moltitudine di livelli. Si possono immaginare come bande di manifestazione. Hai ragione a dire che la bellezza è armonia, e posso aggiungere che rivela anche una forma di equilibrio all'interno dell'essere. Se si raggiunge l'armonia e l'equilibrio su uno dei livelli dell'universo, allora si manifesterà una delle ipostasi della bellezza universale. Ma rimarranno gli altri livelli su cui non avete ancora raggiunto l'equilibrio. È lì che si presenterà la differenza di stato di cui mi parlavate. Lì siete felici, ma qui siete relativamente infelici.
Ma quando l'armonia e l'equilibrio sono raggiunti su molti livelli, la grande bellezza che vi si rivela è percepita in tutto ciò che vi circonda. Ecco perché molte entità superiori sono più disposte, in questi tempi vitali, ad aiutare chi è sul cammino dell'evoluzione spirituale e in alcuni casi lo fanno anche quando non viene loro richiesto aiuto. Molti di questi contatti spirituali avvengono sul piano astrale quando le persone dormono, come nel vostro caso. Dissi allora a Cesare che purtroppo ci sono molti che non concepiscono nemmeno una cosa del genere, preferendo rimanere soggiogati alle proprie idee e pensieri gregari e spesso meschini sulla vita o sull'evoluzione. Su questo hai ragione, Cesare è d'accordo, ma ci sono molti esseri umani che fanno un salto di qualità nella loro esistenza spirituale, rendendosi conto in qualche misura di essere in realtà un riflesso dei pensieri che hanno. Spetta solo a loro rendersi conto che tutto nella loro vita diventa il frutto delle convinzioni prevalenti che hanno. In linea di principio, comprendere il processo è semplice, ma modificarlo in modo benefico e armonioso è spesso molto difficile. Le persone finiscono per spesso giungono alla conclusione che la loro vita è il prodotto della loro immaginazione che, grazie alla assuefazione nel tempo, si manifesta con sempre maggiore potenza. Alcuni arrivano a intuire che possono effettivamente modificare la loro vita cambiando la natura dei pensieri che hanno. Se si raggiunge questo livello di intuizione, si creano anche le premesse per una sorta di apertura superiore della mente e del cuore alla vera fonte, che è Dio Padre. Coloro che non si preoccupano di questi aspetti dovranno in qualche modo spiegare perché si trovano ad affrontare tante difficoltà ed eventi contrari nella vita, ma soprattutto perché non sono felici. Probabilmente alla fine arriveranno a capire che questi eventi in realtà li aiutano a strutturarsi e a maturare. Ma questo non è obbligatorio, ma dipende a sua volta da molti altri elementi. Non sono molti coloro che si rendono profondamente conto che tutte le gioie e i dolori di questo mondo, in realtà, sono ombre in movimento, che noi stessi proiettiamo costantemente. Il problema della sofferenza. 2 anni fa avevamo formato un gruppo di amici con cui discutevamo di questi argomenti, cercando di approfondire i misteri dell'occulto. L'argomento spiegato da Cesare era stato analizzato più volte nelle nostre riunioni, ma non eravamo riusciti a raggiungere una conclusione valida. La questione più spinosa era che la sofferenza, soprattutto quella dettata dai fallimenti relazionali, era percepita come se lasciasse cicatrici profonde e fosse fin troppo reale. Confesso che anch'io non avevo le idee molto chiare su questo punto e quindi ho colto l'occasione per chiedere a Cesare di spiegarmi queste delicate sfumature della vita. Era già notte fonda e dovevamo partire all'alba per il complesso sotterraneo sulle montagne di Bucegi. Considerando ancora importante la questione, Cesare iniziò a svelare alcuni dei suoi misteri. Ogni uomo desidera sempre più felicità e gioia, ma non la sofferenza. Quando soffre, sapete bene che è pronto a fare quasi tutto per liberarsi di questa sensazione. Quindi la sofferenza ci spinge a cercare una via d'uscita. Questo significa che dobbiamo rivalutare molti aspetti della nostra vita, compresi quelli che prima ci rendevano felici. Una prima osservazione è che di fronte alla sofferenza dobbiamo agire. Ci mette in moto e da questo punto di vista ha un ruolo strutturante, perché quando vogliamo uscire dai problemi ci sforziamo di trovare soluzioni. Ok, ma qual è il meccanismo della sofferenza? Perché si verifica? Ho interrotto Cesare. Mi sembra essenziale conoscere le cause per arrivare a una soluzione. È vero, solo che per ora la vostra comprensione è solo intellettuale e non viene dal cuore, da una profonda introspezione. Le cause più familiari della sofferenza, così come vengono intese nella società odierna, sono l'assenza di ciò che vogliamo o la presenza di ciò che non vogliamo. Si può soffrire, ad esempio, per l'assenza di una persona che si ama o per la presenza di una persona con cui si è infelici. Si può anche soffrire se si lavora troppo perché si vorrebbe avere più tempo libero, ma si può anche soffrire se non si ha lavoro. La sofferenza ha molte sfaccettature e gradi di intensità, ma certamente ci avvicina all'essenza della vita, ce la fa comprendere e ci mette in relazione con essa ancora e ancora. Ho avuto l'impressione di un cortocircuito nella mia mente.
Com'è possibile una cosa del genere? Sembra una cosa da masochisti. Qui ti sbagli, perché stai confondendo un po' le cose, disse Cesare con calma. La sofferenza esiste, ma il dolore non può renderci felici, come nel caso dei masochisti. Anche se nessuno vuole soffrire, la sofferenza può avere un ruolo molto positivo nella nostra vita. E qui bisogna capire bene che qualunque sia la forma o l'origine della sofferenza, la soluzione che troveremo per eliminarla sarà determinata dall'atteggiamento che avremo nei suoi confronti. Purtroppo, alcuni esseri umani non le danno alcun significato e in questo modo arrivano persino al suicidio. Tuttavia, la sofferenza può anche diventare la nostra salvezza, se la vediamo come un trampolino di lancio per la trasformazione della vita. Ma la soluzione che troviamo per sostituire la sofferenza deve essere valida, potente, benefica e costruttiva. Altrimenti la sofferenza si perpetuerà o potrebbe ripresentarsi in seguito nella stessa direzione. Una prova del fatto che la sofferenza può avere un ruolo positivo, se guardata con maturità, è che può darci un senso di compassione per chi soffre e quindi l'aiuto disinteressato che possiamo offrire. Avevo letto alcune cose sul buddismo che trattavano questo argomento, ma ero solo all'inizio. Da alcune letture so che il Buddha era alla ricerca dell'origine della sofferenza e, dopo averne compreso il meccanismo, era pieno di compassione per coloro che soffrivano. È naturale, ha aggiunto Cesare, perché la compassione è una conseguenza naturale di queste ricerche. Quanto più intensamente qualcuno mostra una compassione genuina, tanto più possiamo dire che ha scoperto alcuni elementi essenziali legati alla sofferenza. Il Buddha concluse che l'origine della sofferenza è essenzialmente l'ignoranza. Dobbiamo accettare che se soffriamo, l'ignoranza è sempre coinvolta nel processo. In altre parole, state dicendo che se soffro, allora soffro per ignoranza. Ma allora da dove viene l'ignoranza? Chiesi, prestando molta attenzione alla spiegazione di Cesare. La sofferenza e quindi l'ignoranza sorgono quando la nostra comprensione differisce dalla realtà. Purtroppo, la realtà non può essere percepita indipendentemente dalla mente, perché la mente è come un canale per le percezioni che abbiamo di tutto ciò che ci circonda. Naturalmente possiamo vedere solo attraverso il nostro canale. Ecco perché si dice anche che la bellezza è negli occhi di chi guarda, o che ognuno vede il mondo a modo suo. E qui arrivo a una conclusione importante che volevo condividere con voi. Per risolvere il problema della sofferenza, non dobbiamo porre l'accento sulla cura dei sintomi, ma piuttosto sulla capacità di percepire accuratamente ciò che ci circonda. In un certo senso possiamo chiamarlo discernimento. Ho osservato allora che il discernimento è un attributo della mente e che se la mente è offuscata, anche il discernimento è fortemente compromesso. Questo è un problema, in effetti, accettato da Cesare. Se la mente è chiara, l'uomo può essere più consapevole di ciò che gli accade, può accettare meglio la realtà e la sua sofferenza sarà molto più lieve. Ma voglio che sappiate che nessuno può darci questa chiarezza mentale, perché l'abbiamo già dentro di noi. Dobbiamo solo lasciarci guidare da un nuovo modo di vedere le cose e le situazioni. Infatti, quando la mente diventa sempre più chiara, le cause della sofferenza diventano più chiare. Si riducono sempre di più. Se volete, potete anche immaginare il rapporto tra la mente e l'ignoranza nel modo seguente. Nella mente, l'ignoranza è come un difetto che, attraverso altri aspetti che la generano, blocca la nostra corretta comprensione e quindi scatena la sofferenza. E quali sono gli aspetti che generano ignoranza nella mente? Chiesi con curiosità. Il primo è la confusione, che è più o meno la stessa cosa dell'annebbiamento della mente di cui parlavate prima. Potrei poi citare l'attaccamento, il rifiuto e soprattutto la paura. Tutti generano sofferenza che, come sapete, appare, poi scompare, poi riappare e quindi può andare avanti all'infinito se non viene compresa in modo maturo. Stavo pensando a quale potesse essere il modo più maturo di comprendere la sofferenza, ma invece ho chiesto: qual è il primo pensiero da avere quando l'angoscia colpisce? Dopo una breve pausa, Cesare rispose: la sofferenza ci costringe a riconoscere che c'è un vuoto dentro di noi che ci spinge incessantemente a volerlo riempire, ha detto alzandosi e preparandosi ad uscire. Per esempio,
Un cattivo rapporto con un genitore da bambino può alterare i nostri sentimenti e pensieri nei suoi confronti. Queste impressioni negative si trasmettono per anni e anni, cosicché ogni nostro pensiero sul genitore sarà intriso di risentimento. È quasi un fenomeno naturale. Tuttavia, un'opzione migliore sarebbe quella di considerare il lato positivo di questa relazione. Non possiamo cambiare le esperienze dolorose dell'infanzia, ma se riusciamo a guardare il rapporto in modo diverso, cioè da una prospettiva più alta e positiva, allora la sofferenza può diminuire notevolmente. Anche se vedevo che Cesare voleva andarsene, ardevo dal desiderio di scoprire altre cose interessanti su questo argomento delicato. Mi spiegò che in realtà voleva darmi il tempo di riposare prima del viaggio del giorno dopo. Guardai l'orologio e vidi che era passata la mezzanotte. Ero così preso dalla conversazione che avevo quasi dimenticato che si stava avvicinando un momento cruciale della mia vita. Chiesi a Cesare di rispondere solo a un'altra domanda e lui accettò sorridendo. Perché, anche se sappiamo queste cose, o ne siamo solo minimamente consapevoli, continuiamo a soffrire così spesso? A volte questo accade anche per cose di nessuna importanza. Appoggiando le mani sullo schienale della sedia, Cesare mi rispose in modo molto stimolante. Il più delle volte la sofferenza deriva dal fatto che identifichiamo un piccolo frammento della nostra vita con il tutto. Troppo spesso ci identifichiamo con l'esterno, soprattutto se si tratta di problemi isolati. Troppo spesso scegliamo di preoccuparci dei ricordi spiacevoli, che tendono a rimanere a lungo nella nostra memoria, a scapito delle situazioni in cui siamo stati felici. Questo non significa ignorare la sofferenza, ma cercare di considerarla in un contesto più ampio. È come quando una scarpa ci mette in imbarazzo. Naturalmente si cerca di capire perché succede, ma è necessario considerare anche gli aspetti positivi. Ad esempio, non è necessariamente obbligatorio gettare immediatamente la scarpa nel cestino. E se la sofferenza è molto profonda? Ho conosciuto persone di questo tipo, quasi sull'orlo della disperazione e della disperazione. Ho insistito. Quando la sofferenza è molto profonda, non ce ne staremo seduti a cercarne l'origine, a pensare ai dettagli o a interpretare le sottigliezze dei segni che appaiono. Dobbiamo agire quasi immediatamente per ridurre il dolore e le forti emozioni che provoca. Se qualcuno delira a causa di una temperatura molto alta, gli chiedereste di elencare i diversi stati febbrili che sta vivendo prima di agire per aiutarlo. È chiaro che dovete fare qualcosa per abbassare la sua temperatura. Allo stesso modo, una persona in grande difficoltà deve essere prima calmata e incoraggiata. La calma è un processo attraverso il quale dobbiamo agire in modo che le emozioni non ci sopraffacciano più. In questa fase dobbiamo essere ricettivi a qualsiasi metodo efficace, ma la consulenza dovrebbe essere la prima tappa. Ok, e poi? Ho chiesto. Continueremo a cercare di risolvere la situazione, perché non possiamo continuare a renderla più facile per sempre. Se non si fa nulla per risolvere il problema dopo aver alleviato la sofferenza, è quasi certo che le difficoltà si ripresenteranno. Dopo, se le emozioni negative intense vengono controllate e si raggiunge uno stato di relativa calma, bisogna iniziare a cercare l'origine di questa emozione, cioè la sofferenza provata. La risoluzione può avvenire, ad esempio, attraverso una dettagliata retrospettiva della situazione. Questo significa che una volta conosciute le cause della sofferenza, questa semplicemente scompare. No, non basta conoscere le cause della sofferenza per eliminarla, mi disse Cesare con voce profonda, ma si può comunque alleviare la sofferenza se si comprende il processo che la provoca. Purtroppo, le diverse circostanze della vita possono riattivare un vecchio problema, anche se è stato perfettamente compreso. Il sollievo è reale solo quando il problema non si ripresenta per molto tempo. Questa via mette in atto gli aspetti più profondi del nostro essere e, come vi ho detto, si basa sulla chiarezza mentale e sul discernimento. Qualsiasi modalità che possa aiutare ad alleviare la sofferenza è preziosa, ma il suo effetto è solo temporaneo.
Per questo insisto, affinché possiate capire che soprattutto le tecniche che aiutano a sviluppare la qualità della mente sono molto più importanti, perché aiutano a eliminare l'ignoranza. La questione essenziale, tuttavia, è se la sofferenza possa essere completamente eliminata. Il successo in questa direzione si otterrà solo attraverso una profonda trasformazione della persona interessata, che spezzerà definitivamente il legame originario con la sofferenza, qualunque siano gli eventi particolari che la fanno soffrire. Vi dicevo che per raggiungere questo obiettivo dobbiamo innanzitutto individuare la causa della sofferenza e poi trovare un rimedio attraverso una certa chiarezza mentale. Significa che, se si raggiunge la chiarezza mentale, il legame originario con la sofferenza viene reciso e la sofferenza non deve più sorgere, ho detto, seguendo la linea logica del ragionamento. No, non è così, mi ha corretto Cesare. La chiarezza non è sufficiente per eliminare l'origine della sofferenza. Non esistono tecniche per dissolverla completamente, perché la semplice comprensione della causa principale della sofferenza non è tutto. Oltre a questo, è necessario qualcos'altro. Per capirlo bene, tenete presente che la sofferenza, per quanto intensa, non può mai sopraffarci completamente. È vero, può incidere profondamente sul nostro essere, ma c'è comunque uno spazio nascosto in cui non arriva mai, per quanto profonda sia la sua presenza. O lo tocca o sembra toccarlo. Anche nei momenti in cui l'uomo soffre atrocemente, tormentato dall'intenso dolore generato dalla sofferenza, una certa parte del suo essere non soffre, ma conosce sia la causa che la soluzione del problema. Questo è fondamentale per comprendere l'essenza dell'evoluzione, perché in fondo superare con successo una grande sofferenza significa fare un passo importante nella scala dell'evoluzione personale. Più ci avviciniamo a questo luogo silenzioso nel profondo del nostro cuore, meno sentiremo la sofferenza, perché allora ci identificheremo meno con essa. La sofferenza non scompare, ma la quiete e la pace di questo luogo, che è il centro stesso della vita, ci tranquillizzano in modo fondamentale. Se cerchiamo di entrare in contatto con questa pace e ci identifichiamo profondamente con essa, ci sentiremo improvvisamente rilassati e in pace, anche se il dolore persiste. Ecco dove sono confuso, ho detto. Se la sofferenza diminuisce, non è normale che diminuisca anche il dolore che poi proviamo? Cesare scuote la testa. Il dolore e la sofferenza sono in effetti correlati, ma non nel modo in cui lo dice lei. Per alcune persone un piccolo dolore è accompagnato da una grande sofferenza, mentre per altre la sofferenza è ridotta nonostante il grande dolore. La spiegazione è che mentre alcuni hanno trovato intuitivamente il centro nascosto che vi ho detto, esiste in ognuno di noi e che la sofferenza non può toccare. Altri sono ancora lontani da esso e continuano ad allontanarsene. Non essendo consapevoli di questo spazio reale e molto sottile dentro di loro, la sofferenza che provano viene amplificata. È come una voce che ci spinge costantemente a cercare la coscienza perduta di ciò che avevamo un tempo. Questa voce può essere paragonata a ciò che le persone generalmente chiamano voce del cuore. E avete capito che in realtà mi riferisco al sé divino che esiste in ognuno di noi. Questo è lo spazio sacro dove la sofferenza non può arrivare. Finito di parlare, Cesare guardò ancora una volta l'orologio e poi mi fece notare che era ancora necessario riposare prima di partire. Lo ringraziai di cuore per le sue preziose spiegazioni e i suoi consigli e mi preparai a partire alle 6 del mattino. Andai a letto felice e in pace, con il pensiero di aver chiarito molte delle questioni che non capivo. Era un'ambientazione psichica, dato che durante il periodo poi avrei dovuto affrontare, come mi era stato dato di capire, sorprese ed eventi speciali. Mi resi conto fin troppo bene che la base alfa era un punto nodale molto importante per le operazioni e i piani segreti dello Stato, ma anche se non sapevo nulla di tutto questo, mi sentivo ben integrato e protetto, perché sapevo che gli obiettivi erano solo buoni. Mi addormentai velocemente pensando a Machandì. Partenza.
Al mattino, mentre scendevo nella sala di addestramento, sono stato indirizzato all'eliporto esterno, dove accanto a un grande elicottero ho visto 3 giovani che chiacchieravano. Accanto a loro c'erano diverse casse speciali di servizio dell'esercito, oltre ad altre borse, oggetti e apparecchi di cui non riuscivo a identificare l'uso. Ho capito che si trattava dell'equipaggiamento della spedizione con cui saremmo partiti. Dopo i saluti cortesi che ci scambiammo, capii che 2 di loro erano americani e il terzo rumeno. Un semplice calcolo mi fece capire che, se fosse rimasta invariata, la nostra spedizione sarebbe stata composta da 5 persone, compresi me e Cesare, che era il capo. Uno dei 2 stranieri era un ufficiale di professione della Marina americana, con il grado di tenente. L'altro era un civile che mi era stato raccomandato con il nome di Aiden e, a dire il vero, la sua presenza mi metteva un po' a disagio. Era di statura media, con capelli da castani a biondi, dall'aspetto trasandato e poco curato. Mi colpì in particolare perché era piuttosto magro e il più delle volte agitato. Non capivo il suo ruolo nella spedizione, ma sospettavo che avrei avuto qualche lume da Cesare più tardi. La terza persona era il tenente Nicoar, un ufficiale del Dipartimento Zero che, come mi resi conto in seguito, era considerato uno degli uomini chiave di quel servizio segreto. L'americano si chiamava Trudeau. Aveva fatto parte, come il tenente Nicoar, del comando della prima spedizione attraverso il tunnel, avvenuta 2 anni prima. Era di origine messicana e, poiché avevo una buona padronanza dello spagnolo, gli ho regalato qualche battuta nella sua lingua madre. Questo lo sorprese piacevolmente e l'atmosfera divenne subito molto amichevole. Nel frattempo, il pilota dell'elicottero era arrivato con alcuni fogli in mano dalla direzione degli uffici dove era seduto Cesare, sfogliandoli con attenzione e prendendo nota. Salì sull'elicottero e presto sentimmo i primi movimenti del rotore, segno che mancava poco al decollo. Vedemmo arrivare 4 soldati che caricavano l'equipaggiamento nella spaziosa stiva dell'elicottero e ci arrampicammo nel compartimento dietro al pilota per sfuggire alla forte corrente d'aria che già cominciava a formarsi. Il rumore era diventato così forte che potevamo solo sentirci urlare. Per questo motivo preferimmo aspettare in silenzio l'arrivo di Cesare. Dopo circa 2 minuti lo vidi uscire di corsa dalla porta dell'edificio in cui aveva l'ufficio, diretto all'elicottero. Era alto, molto ben costruito, e mi diede una sensazione di straordinaria sicurezza e padronanza di sé. Sentii allora un'ondata di affetto inondare la mia anima e mi rivolsi a lui con gratitudine. Ero consapevole che il destino mi aveva legato a quest'uomo con qualche filo misterioso ed ero decisa ad ascoltarlo e a seguirlo ovunque mi avesse suggerito. Alcuni anni di esperienza mi avevano dimostrato abbondantemente che era una delle persone più sagge e la sua probità, la sua sincerità e le sue buone intenzioni lo rendevano il più fidato di tutti. Tutte queste qualità erano unite a una straordinaria forza sottile che si percepiva quasi subito quando era in giro. Mi sono spesso chiesto come sia stato possibile per lui raggiungere da solo questo livello di evoluzione spirituale e di comprensione di alcuni degli aspetti più sottili della società. Da quanto mi era già noto, potevo intuire che era in gran parte dovuto ad alcuni meriti speciali che aveva acquisito in altre esistenze e che ora era relativamente facile progredire abbastanza rapidamente. Tuttavia, come mi confessò una volta, la chiave del suo successo era soprattutto la perseveranza nella pratica che si era imposto, senza farsi scoraggiare dalle battute d'arresto. Quando sentiva sorgere questi pensieri, tuttavia, mi disse che non si arrendeva mai, ma lottava ancora di più per rafforzare la sua volontà, la sua concentrazione e la sua aspirazione al successo. L'aspetto più importante che mi ha sottolineato, tuttavia, è che si è sempre concentrato su Dio, tutte le sue forze interiori, e si riferiva costantemente a tutto ciò che era più puro, più bello e più alto nel suo essere. Le parole che pronunciò in quell'occasione sono rimaste impresse nella mia memoria a lettere di fuoco come le più significative. Non dimenticate mai per un momento che in ognuno di noi è nascosta sia l'altezza che la misteriosa profondità dell'eternità, che si rivelerà a voi non appena avrete la vera visione delle cose.
Questa idea mi ha sempre e immancabilmente guidato sulla retta via, senza paura di sbagliare. E ti dico anche di più, è l'unica che può renderti veramente felice. Ricordo che, nella mia ignoranza, gli chiesi allora se questa non fosse una prerogativa di pochi esseri molto speciali ed eletti. Cesare mi spiegò pazientemente che questa è un'idea profondamente sbagliata, che limita solo l'accesso dell'uomo allo stato di felicità eterna verso cui tende. Ogni essere umano esiste, tra le altre cose, per svolgere una funzione specifica. Il più delle volte questa funzione non viene compresa e l'uomo si perde nei meandri della società, dimenticando il motivo principale per cui è vivo. Chi non cerca di conoscere veramente chi è, si suicida in questo modo ogni momento. Non si può conoscere Dio, che è uno, se non si è di una sola e unica realtà. Per questo ognuno di noi deve diventare uno con se stesso, cioè fondersi nel suo cuore con i suoi stessi binari. Tutto il resto che accade nel mondo e nella vita sono solo aspetti secondari. Confesso che a quel tempo non capivo bene il significato delle sue parole, ma intuivo che dietro di esse si celava una profonda verità insondabile con i comuni mezzi di percezione o di analisi. Ma ora il mio orizzonte spirituale si era notevolmente ampliato e potevo rendermi conto, almeno teoricamente, che questa era l'unica direzione giusta in cui l'uomo doveva andare per equilibrare la propria vita e trovare la vera felicità, che è interiore. Immerso in questi ricordi e riflessioni personali, mi resi conto in ritardo che Cesare era arrivato all'elicottero e aveva fatto cenno al pilota di decollare. Si sedette accanto a me e mi porse un paio di cuffie speciali a cancellazione di rumore, facendomi cenno di indossarle. Ne indossò un paio e subito riuscì a sentire la sua voce, molto chiara sullo sfondo del rumore dell'elicottero. Le cuffie erano speciali, progettato per questo scopo, compreso un sistema di radioamplificazione interno con una piccola antenna. Cesar mi spiegò che facevano parte dell'equipaggiamento americano che ci era stato dato nell'ambito della partnership di 2 anni fa. Ora potevo parlare molto semplicemente nel braccio con un microfono sensibile incollato al collo e potevo sfruttare il tempo di volo per scoprire da Cesar alcuni dettagli sulla nostra spedizione. Secondo il rigido protocollo, fino a quel momento non ero stato informato di nulla. Per prima cosa abbiamo appreso che Aiden è un esperto, anzi un genio, nel campo dell'informatica e in particolare della decrittazione. Era un dipendente fisso del Pentagono e la sua vita trascorreva esclusivamente tra le mura e le pareti di varie basi segrete in giro per il mondo, ovunque gli interessi militari ed economici degli Stati Uniti lo richiedessero. Ero stupito che questo essere umano potesse sopportare un tale ritmo di vita e soprattutto in tali condizioni. Ma a un esame più attento mi resi conto che lei stessa viveva in un universo tutto suo, conosciuto solo da lei. È stato inviato dal Pentagono per questa missione, in cui devono essere effettuate alcune misurazioni speciali e analisi computerizzate molto complicate, ha spiegato Cesar. Ci è stato detto che era la persona migliore per farlo. Gli altri due sono lì per garantire le migliori condizioni di viaggio e per gli imprevisti. E qual è il mio ruolo qui? Chiesi con una certa legittimità e allo stesso tempo con una certa sorpresa. Ufficialmente lei è indicato come consulente per le questioni esoteriche, e questo non è lontano dalla verità, visto il suo contributo nel contattare il dottor Sien. In realtà, però, ho approfittato della situazione particolare per richiedere la sua presenza nel team. So che le sarà di grande aiuto in ciò che scriverà e mi creda, ne rimarrà molto colpito. Dopo qualche esitazione governativa, ho finalmente ottenuto il via libera dalle alte sfere. Comunque, vi ho detto che le cose sono molto più complicate, ma non voglio entrare nei dettagli. Ricordi preziosi. Per un bel po' abbiamo volato senza dirci nulla. Guardavamo il paesaggio di colline e montagne su cui viaggiavamo a velocità sostenuta a un'altitudine piuttosto bassa. Non passavamo sopra nessuna città e questo mi rendeva felice, perché mi dava la sensazione di essere più vicino alla natura e al luogo in cui stavamo andando. Vedevo le case sparse sulle colline, i pascoli estesi e le foreste che già cominciavano a comparire.
e mi chiedevo come dovevano essere questi luoghi migliaia di anni fa e chi li abitava allora. Quali erano le preoccupazioni di quelle persone e come conducevano la loro vita. Nei frammenti della proiezione olografica che avevo osservato nella gigantesca sala all'interno della montagna, ho avuto modo di vedere che le nostre montagne erano il principale insediamento delle antiche popolazioni di questo territorio. Era praticamente lo spazio in cui organizzavano le loro attività. Le pianure e i bassi piani erano quasi disabitati. Per quanto ho potuto capire, il mio obiettivo era la presentazione di una realtà che esisteva circa 8-10 mila anni fa. In quei momenti unici che ho vissuto nella sala di proiezione, osservando la sorprendente sequenza di immagini che mi è stata presentata in una rappresentazione olografica, sono rimasto sconvolto da molti aspetti e verità che sono stati deliberatamente nascosti nel corso della storia e fino ai giorni nostri, senza che fosse permesso di essere conosciuti dalle grandi masse di persone. La maggior parte di questi aspetti non mi è stato permesso di rivelarli. I dettagli relativi al territorio del nostro paese si sono moltiplicati soprattutto nella parte finale della presentazione, cioè in quella che comprendeva il riassunto degli ultimi 10.000 anni, dopo un giudizio sommario. Poiché mi è stato concesso il permesso di scrivere su alcune immagini, desidero farlo ora, prima di passare a raccontare gli eventi successivi, che sono stati del tutto inquietanti nel loro contenuto. Quello che mi ha sorpreso, guardando le immagini olografiche, è stato il numero molto ridotto di abitanti. In pratica, non c'erano quasi insediamenti collettivi, tantomeno città e paesi. La gente viveva quasi esclusivamente sui crinali delle montagne e, per quanto ne sapevo, gli unici prodotti naturali che ottenevano erano le pecore e le api. Le pecore erano più alte delle specie presenti, ma anche gli esseri umani erano più alti. Ho giudicato la loro altezza media di circa 2 metri per i maschi e leggermente inferiore per le femmine. A parte l'agricoltura e la pastorizia, nulla di ciò che facevano assomigliava alla nostra vita di oggi. Erano quasi sempre silenziosi e solitari, preferendo rimanere con gli occhi chiusi in profonda meditazione. In una delle sequenze ho visto un uomo che si soffermava a prendere l'acqua dal fiume con un piccone. Rimaneva chino con gli occhi chiusi e, sebbene il cembalo venisse raccolto dall'acqua e trasportato per qualche metro a valle verso la riva, l'uomo non si muoveva affatto dalla posizione in cui si trovava. La contemplazione, soprattutto quella interiore, sembrava essere l'unico aspetto che gli interessava. Le donne erano impegnate a preparare il latte di pecora che veniva loro portato. Non si cucinava perché si mangiavano solo prodotti caseari e apistici. A volte ho visto che erano impegnate in quello che oggi potrebbe essere inteso come un equivalente del cucito. Infatti, le donne tessevano con un semplicissimo strumento di legno una specie di lunga camicia bianca di lana di pecora, molto fine, ma non troppo spessa. Indossavano tutte gli stessi abiti. La camicia arrivava appena sopra le ginocchia ed era aperta nella zona del petto. Erano legati al centro con una treccia di lana. Le loro case, per quanto ho capito, consistevano in un'unica stanza, con un tetto piramidale molto alto. L'unico materiale utilizzato era il legno. Alla casa si accedeva direttamente dall'esterno, attraverso un'alta apertura semicircolare. Non c'erano né porte né finestre. Non abbiamo nemmeno visto cani o altri animali domestici o selvatici. La loro vita era incredibilmente semplice e tranquilla, direi addirittura estremamente austera. Ma tuttavia potevo vedere molto bene che queste persone erano molto al di sopra della nostra condizione attuale. Avevano una perfetta nobiltà nei movimenti. Le loro azioni erano molto precise e mai affrettate. Facevano pochissimi gesti, anche quando svolgevano i loro lavori quotidiani, ma tuttavia la loro efficienza era straordinaria. Non avevano mai fretta, dando l'impressione di avere tutto il tempo del mondo. E devo ammettere che ho avuto la stessa sensazione perché, nonostante la loro apparente lentezza, riuscivano sempre a fare quello che si erano prefissati. Ho notato che portavano sempre a termine ciò che avevano già iniziato, senza eccezioni. Il tempo stesso sembrava passare. Più lento. Il giorno sembrava lungo anche per la sintesi della proiezione che stavo osservando.
Spesso durante il giorno, nel bel mezzo delle loro attività, gli uomini si sedevano improvvisamente a terra e, chiudendo gli occhi, rimanevano in profonda contemplazione, a volte anche per ore. Poi riprendevano immediatamente la loro attività da dove l'avevano lasciata. Non ho osservato abitudini o rituali particolari. La sera, però, le donne salivano sul crinale e, rivolte verso il sole che tramontava, alzavano le mani obliquamente fino alle orecchie, come gesto di donazione e allo stesso tempo di accettazione di tutto ciò che la vita aveva da offrire. Questo era l'unico gesto che poteva in qualche modo essere paragonato a una preghiera, a un'invocazione o a un abbandono incondizionato al divino. Dico questo perché non ho osservato alcuna rappresentazione di una divinità, alcun santuario di culto, alcun simbolo che facesse riferimento a una particolare pratica religiosa. Sembra che il loro rapporto con la fonte universale fosse il più diretto e semplice possibile, senza bisogno di intermediari. La loro vita era interamente spirituale e dedicata alla meditazione continua, sia che lavorassero, sia che stessero seduti. La sera era il momento in cui la coppia si riuniva, perché durante il giorno l'uomo era via in montagna con le pecore. Camminava lentamente, concentrato, sempre davanti al gregge, che vedevo seguirlo con costanza. Quando raggiungeva un luogo adatto, l'uomo rimaneva in piedi per un po' con gli occhi chiusi, girandosi lentamente a intervalli in direzione dei 4 punti cardinali. Ho stimato che questo poteva durare, nel senso odierno del tempo, circa 1 o 2 ore. Poi si sdraiava sull'erba e rimaneva immobile, con gli occhi chiusi, per ore e ore. Nulla poteva disturbarlo, né il sole, né il vento, né la pioggia. A un certo punto l'immagine si è ingrandita sul primo piano di uno di questi pastori in meditazione, ma senza chiudere gli occhi. Mi ero avvicinato così tanto a lui che era come se potessi allungare la mano e toccare il suo volto. Non saprei spiegare perché, ma quell'immagine mi ha commosso fino alle lacrime. In primo luogo c'erano le caratteristiche fisiologiche. Potrei dire che alcune di esse quasi non le capivo. La sua pelle era più bianca di quella della nostra razza e aveva una sorta di bagliore che poteva essere percepito dai sensi sottili. Tutti gli uomini avevano barba e sia lei che i capelli sulla testa erano di un colore che andava dal biondo al bianco, ma mi colpirono soprattutto i tratti del viso dell'uomo, o meglio, ciò che esprimevano. Aveva un naso piuttosto dritto e relativamente largo, una bocca con labbra mirabilmente sporgenti, un mento forte, che esprimeva una personalità complessa, zigomi molto leggermente sporgenti e una fronte liscia e alta. I capelli, lisci e lunghi fino alle spalle, coprivano una parte della camicia di lana con cui era vestito. I suoi occhi, blu come l'azzurro, sembravano profondi nell'eternità. Sebbene guardassero verso le montagne davanti a lui, sembravano tuttavia completamente tagliati fuori dalla realtà fisica a cui erano diretti. L'intero essere sottile di quell'uomo sembrava essere stato riassorbito in una realtà ancestrale, ben al di là della nostra comprensione. L'espressione del suo volto irradiava un distacco e una tranquillità così sovrani che improvvisamente mi commossi fino alle lacrime. Poi le immagini olografiche continuavano a mostrare il ciclo di attività di una giornata. Il pastore di solito terminava la sua meditazione la sera presto, si alzava in piedi e camminava spedito verso casa. Le pecore lo seguivano immediatamente nel più stretto ordine, senza che lui dovesse badare a loro. Quando si rivedevano, l'uomo e la donna si abbracciavano forte e rimanevano immobili per un po'. Poi mangiavano, sempre all'aperto, e quando arrivava l'ombra della notte entravano in casa. Da qui ho visto quello che credo sia stato il motivo principale per cui mi è stato vietato di descrivere questi elementi fino ad ora. Ha anche scosso il mio intero essere e mi ha mostrato che purtroppo l'umanità ha viaggiato in discesa fino ad oggi e non in salita, come sostiene la scienza moderna. Non appena la coppia entrò in casa, l'intera stanza si illuminò come per magia, e questo ovviamente avvenne in assenza di qualsiasi fonte materiale. La luce sembrava ultraterrena. Era di colore bianco-giallastro e brillante, ma non feriva affatto gli occhi. La sua qualità eccezionale era che faceva apparire le cose dall'interno estremamente chiare. Voglio dire
che era sorprendentemente chiara e allo stesso tempo sembrava essere parte integrante della vita della coppia. A un certo punto l'immagine olografica si è avvicinata fino all'apertura tagliata nel legno della parete, ma si fermò all'ingresso. Da lì potevo vedere perfettamente l'interno della stanza, che doveva essere larga circa 3 metri e lunga 4. Nella stanza non c'era altro che una specie di letto di fortuna a circa mezzo metro dal pavimento, che in realtà era costituito solo da tronchi d'albero rotondi, affiancati l'uno all'altro, ma privati della corteccia. I miei occhi si allargarono per lo stupore quando vidi che, dopo che l'uomo e la donna si furono seduti a faccia in su nel letto, la luce si affievolì fino a diventare semioscura e il colore cambiò in un azzurro fatato. Non c'è dubbio che questo fenomeno sia stato provocato dalla sottile volontà dei due, con la massima naturalezza e senza sforzo. Se erano stati in grado di provocare un tale effetto con la sola volontà, mi chiedevo cos'altro di più sorprendente avrebbero potuto fare, se avessero voluto. Eppure, come ho capito, vivevano nella massima semplicità e umiltà nei confronti della natura e di ciò che essa offriva loro, senza fare appello agli enormi poteri che senza dubbio possedevano. Questa ipotesi si basa sull'ultima serie di proiezioni olografiche su quei tempi e sul territorio del nostro paese. A mio parere, è molto probabile che gli eventi che mi sono stati mostrati abbiano avuto luogo da qualche parte sui monti Apuseni. L'immagine è improvvisamente cambiata per mostrare quello che credo fosse un raduno spirituale di una comunità che viveva in quella regione. Quando parlo di comunità a quei tempi, intendo dire che era distribuita su almeno 3-4 valli montane. Gli insediamenti erano estremamente rari e gli abitanti molto pochi. Praticamente non esistevano villaggi, né tantomeno città. Stranamente non abbiamo notato bambini, ma nemmeno anziani. L'età media sembrava essere tra i 35 e i 45 anni, sia per gli uomini che per le donne. La proiezione olografica si trovava proprio su un'ampia cresta montuosa, che offriva una vista quasi surreale della bellezza quasi irreale del paesaggio su entrambi i lati della cresta. Ho contato 9 persone, 5 uomini e 4 donne, seduti in un cerchio perfetto. Erano tutti in profonda meditazione e non notai nessun altro oggetto, nessun artificio rituale. A un certo punto si sono alzati tutti contemporaneamente, senza alcun preavviso, e hanno afferrato mani. Pochi secondi dopo mi sembrò che la mia vista si fosse offuscata. Al centro del cerchio che stavano formando apparve improvvisamente una colonna di luce bianca, così luminosa, che istintivamente mi misi una mano sugli occhi per poter ancora vedere cosa stava succedendo. La colonna si perdeva in alto nel cielo, ma nella zona della montagna dove si trovavano i 9 creava un senso di sacralità così intenso che riuscivo a sentirlo persino io, per una sorta di empatia e di trasmissione spontanea della sottile carica energetica che si manifestava allora, in quei tempi persi nella notte dei tempi. Non so quale fosse lo scopo di quell'incontro e di quella manifestazione, ma di certo è durata a lungo, perché la foto mostra lo stesso cerchio di persone immobili a un certo punto, ma dopo il tramonto. L'insieme era davvero unico nella sua bellezza trascendentale. L'intera montagna era illuminata dalla colonna di luce, e questa brillantezza si estendeva anche alle valli e alle creste delle altre montagne vicine. La grandezza dell'immagine era indescrivibile e mi travolse completamente. Poi, a un certo punto, la colonna di luce cominciò a diminuire d'intensità fino a scomparire. Ma prima che ciò accadesse, lo spazio sul crinale della montagna dove erano riunite le 9 persone si è illuminato più o meno nello stesso modo in cui ho visto apparire la luce nella casa dopo l'ingresso della coppia. I 9 si sono tolti le mani, sono rimasti per un po' nella stessa posizione e poi hanno cominciato a muoversi, parlando tra loro. Questo è durato al massimo un paio di minuti, perché poi si è verificato un fenomeno che mi ha lasciato perplesso. Uno dopo l'altro sono scomparsi improvvisamente dalla vista, ogni pochi secondi. Dopo che l'ultimo si è smaterializzato, la montagna è piombata nell'oscurità. Questa parte del film che ho visto nella sala proiezioni mi ha colpito profondamente e credo che la forte emozione che ho provato sia dovuta soprattutto al fatto di poter considerare quegli esseri come nostri antichi antenati.
La proiezione olografica era molto precisa, definendo dapprima l'area con una visione dello spazio generale dei Carpazi Danubio e poi focalizzandosi gradualmente sulla zona al confine meridionale dei Monti Apuseni, con intrusioni di immagini di altre parti del paese. Ho voluto raccontare tutto questo, prima di tutto, perché ero permesso, e poi perché si riferiscono esclusivamente al vecchio territorio del nostro paese. Certo, gli ultimi aspetti che ho descritto sono stupefacenti nella loro innaturalità, ma rappresentano comunque una realtà che ho visto e con cui mi sono anche immedesimato molto intensamente. Inoltre, sono convinto che coloro che sono in grado di accedere alle informazioni di quella fascia temporale del passato dell'umanità, se non attraverso la tecnologia, possono testimoniare pienamente quanto ho detto sopra. Una nuova visita. Dopo meno di un'ora di volo ho riconosciuto in lontananza le prime creste delle montagne, che mi hanno ricordato la località segreta dei Monti Bucegi. Atterrai in sicurezza a circa 50 metri dall'ingresso della montagna. Già si notavano cambiamenti piuttosto radicali rispetto alla situazione di 2 anni fa. Scesi e mi guardai intorno con attenzione. Innanzitutto, la doppia linea di difesa armata era scomparsa. Era rimasta solo la strada forestale che alimentava la base militare. In secondo luogo, al posto dell'area di stoccaggio all'esterno, dove eravamo atterrati anche noi, era stato allestito un eliporto. Anche gli edifici modulari semisferici non c'erano più e l'ingresso del grande hangar accanto al percorso della galleria era stato completato e sigillato. Cesar mi spiegò che l'hangar era ora utilizzato come magazzino, poiché il laboratorio al suo interno era stato smantellato. Tutti i campioni da studiare venivano ora inviati a un istituto specializzato di Bucarest, ultradotato di fondi militari americani, che operava sotto copertura. Dopo una prima analisi, i campioni e i risultati più importanti venivano trasferiti negli Stati Uniti per ricerche più approfondite. In generale, l'area della località segreta del Bucegi era stata semplificata, nel senso che tendeva a confondersi sempre più con la vegetazione circostante. Cesar mi informò che questa era solo un'apparenza. In realtà, vi erano stati installati diversi sistemi di allarme e di protezione ridondanti e altamente sofisticati. Non chiesi ulteriori chiarimenti e nessuno dei due Cesare aveva fretta di darmi ulteriori spiegazioni in tal senso. Siamo stati accolti da un ufficiale americano che ha salutato Cesare. Mi resi conto che era lui il responsabile delle operazioni, essendo il più importante rappresentante militare della parte americana. Ad eccezione di Cesar, tutti gli altri 4 membri della squadra furono controllati in base a una tabella di dati che il colonnello americano aveva. Una pattuglia composta da 3 soldati rumeni e 3 americani ci inquadrò e ci condusse all'hangar sulla sinistra, mentre il colonnello e Cesare rimasero fuori a parlare. Rivedendo quel luogo, il ricordo delle poche ore che vi avevo trascorso 2 anni prima mi faceva battere il cuore. Ci avvicinammo all'enorme porta dell'hangar, abilmente mimetizzata nella parete della montagna. Nel tempo trascorso da quando avevo visitato il luogo, erano state montate porte giganti sia all'ingresso dell'hangar che al tunnel della montagna. Erano a tenuta stagna e mi resi conto che si aprivano a scorrimento quando era necessario. Siamo entrati tutti da un ingresso secondario sulla destra, grande come una normale porta. L'hangar era enorme e ben illuminato. Sul lato sinistro erano sistemate casse giganti e logistica militare, mentre in fondo si vedevano 2 tab parcheggiati di fronte all'uscita. A destra erano allineati diversi veicoli elettrici per facilitare gli spostamenti all'interno della grande galleria e della sala proiezioni. E al di là di essi vidi un enorme telone che pensavo coprisse ancora alcuni veicoli, ma sembravano molto più grandi di quelli elettrici. A pochi metri dall'ingresso, sul lato destro, c'erano i 3 lunghi edifici che avevo visto anche 2 anni fa, dove erano stati improvvisati i laboratori di ricerca. Mi fu spiegato che nel frattempo erano stati adattati per fornire riposo e alcune attività ricreative al personale che si fermava più a lungo in quella sede, per lo più di origine americana.
Le guardie rumene venivano cambiate ogni giorno con un camion militare che percorreva una certa distanza dalla base. Con un accordo militare al vertice, fu stabilito che il capo delle operazioni relative alla sala di proiezione e alle gallerie sotterranee sarebbe stato Cesar Brad e il capo della sicurezza e dell'amministrazione del complesso sia il colonnello americano che ho visto all'arrivo, di cui non conosco il nome. Noi 4 siamo entrati nel primo edificio, che abbiamo trovato a compartimenti stagni, con 5 stanze sulla destra e un corridoio relativamente ampio con degli schedari. Ci vennero mostrati i primi 4 schedari e ci stupimmo nel vedere che ognuno aveva un'etichetta con un nome scritto sopra. La mia scheda era la terza. All'interno ho trovato l'equipaggiamento speciale, interamente di fabbricazione americana, che avrei dovuto indossare per la spedizione. C'era anche una borsa speciale, simile a uno zaino, ma tenuta dietro la schiena da una larga cinghia che incrociavo diagonalmente sul petto. Era ergonomica, fatta di un materiale simile al vinile che si piegava in base alla posizione della schiena e della colonna vertebrale. All'interno della borsa notai molti oggetti, rigorosamente compartimentati, da cibo concentrato a complessi kit di pronto soccorso. La muta era simile a quella dei subacquei, ma più moderna e fatta di un materiale che, pur sembrando neoprene, era sempre più sottile. Ci vennero fornite calzature davvero rivoluzionarie. Erano come mocassini dalla suola spessa, alti fino alla caviglia, con una protuberanza sulla parte esterna della suola. Questa parte laterale aveva una costruzione speciale e complessa, che permetteva un'analisi continua di parametri fisiologici essenziali. Mi è stato spiegato che questa valutazione veniva effettuata da 2 potenti chip inseriti all'interno della suola e le informazioni venivano trasmesse tramite speciali sensori. A seconda del risultato dell'analisi, i parametri venivano continuamente regolati, in un ciclo di feedback, dall'azione automatica di sottili protuberanze nella suola, che creavano la pressione appropriata in determinate aree della pianta del piede. In questo modo, la resistenza fisica e mentale del corpo a determinate sollecitazioni veniva notevolmente aumentata. Infilai timidamente il paio di scarpe che mi era stato assegnato e rimasi stupito nel constatare che i mocassini si adattavano perfettamente al mio piede, senza stringere o dare fastidio. Il tenente Nicoar mi spiegò che il materiale utilizzato per realizzarli era un cosiddetto materiale intelligente. Nella spedizione precedente a cui aveva partecipato, le calzature non avevano questa particolarità, ma nel frattempo aveva saputo che gli americani avevano progettato questo nuovo tipo di stivali, molto più efficienti, che ora stava provando. Quando fummo pronti a prepararci, uscimmo tutti fuori. Non c'era nessuno nell'area dell'eliporto, ma dopo un po' abbiamo visto Cesare uscire dal tunnel e camminare verso di noi. Ci disse che era tutto pronto e che saremmo partiti tra pochi minuti. Poi è entrato nell'hangar, ma è andato nel secondo corpo della struttura interna. Ben presto lo vedemmo uscire anche lui, tutto equipaggiato. In formazione completa raggiungemmo l'ingresso della grande galleria, la cui gigantesca porta d'acciaio era scivolata di circa 1,5 metri sulla destra, lasciando spazio per entrare. Cesare entrò per primo e un ufficiale americano, probabilmente l'aiutante del colonnello, gli consegnò una serie di documenti che iniziò a firmare. Nel frattempo aspettammo vicino all'ingresso e così avemmo un po' di tempo per osservare più da vicino i cambiamenti che erano stati fatti nei 2 anni precedenti. Oltre a chiudere il tunnel con una porta d'acciaio scorrevole e mimetizzata, l'interno era stato dotato di un sistema di illuminazione molto migliore, che permetteva di osservare ogni dettaglio. Così, ciò che ha subito attirato la mia attenzione è stato il fatto che il primo tratto di una decina di metri, che poi svoltava a sinistra e che era stato praticamente perforato nella roccia della montagna, era perfettamente rivestito da uno speciale materiale assorbente, raddoppiato da una sottilissima lastra di metallo argentato. Più tardi avrei saputo che si trattava di titanio e che l'isolamento delle pareti era stato modellato sulla moderna tecnologia americana, utilizzata anche nei veicoli spaziali. L'intero insieme appariva ora pulito, luminoso e invitante. Lo spesso tappeto di gomma era stato steso su tutta la superficie del tunnel
e sulle pareti, all'incirca al centro, era stato installato un sistema di lampeggianti di colore rosso, che, a quanto ho appreso, si accendevano in successione in caso di problemi gravi, di violazione del sistema di sicurezza o di spedizione attraverso uno dei 3 tunnel della sala proiezioni. Proprio all'ingresso del tunnel, dietro la porta di metallo, seduti direttamente sul tappeto di gomma nera, c'erano 4 veicoli elettrici di fabbricazione americana, ciascuno con 2 posti a sedere. Erano lo stesso modello che avevo visto 2 anni fa, utilizzato per spostarsi rapidamente attraverso la galleria. Dopo aver firmato i documenti, Cesare fu salutato dall'ufficiale americano, che si ritirò nella piccola capanna nella destra dell'ingresso, dove c'era un altro soldato rumeno. Ci dirigemmo quindi verso i veicoli elettrici e salimmo su 3 di essi, i 2 americani insieme, io con Cesare in un altro veicolo e il tenente Nicoara da solo nel terzo. Rimasi impressionato dalla costruzione moderna di questi veicoli molto pratici. Erano scoperti e di forma ellittica. Metà della loro lunghezza era dedicata all'abitacolo e ai 2 sedili, mentre la metà posteriore poteva essere utilizzata per caricare vari materiali. In effetti César mi disse che mentre noi eravamo nell'hangar a indossare il nostro equipaggiamento e a discutere della nostra partenza, una squadra militare aveva già trasportato la logistica dall'elicottero alla sala proiezioni utilizzando questi veicoli. Quando siamo entrati nello spazio della cabina, poiché il veicolo non aveva porte né altre parti in movimento, il cruscotto si è immediatamente illuminato di una splendida luce blu. Tutti i comandi si sono azzerati e gli indicatori hanno mostrato dimensioni diverse all'avvio. Queste macchine erano ideali per un uso efficiente in questi luoghi. Avevano un sistema di rotazione simultanea così efficiente con tutte e 4 le ruote che potevano girare quasi sul posto. Per questo motivo potevano infilarsi anche in spazi molto piccoli o economici. Una volta al volante, César premette semplicemente un pulsante sul cruscotto e poi partì lentamente, seguito dagli altri 2 veicoli. Notai che erano molto silenziosi, anche se vidi che viaggiavano a quasi 20 miglia all'ora. Girai a sinistra e poi andai dritto verso l'ingresso della grande galleria. L'enorme cancello di pietra era spostato a sinistra, ma davanti a esso c'era l'intricato sistema di sensori laser. César fermò il veicolo, scese ed eseguì le stesse formalità di firma dei documenti. Poi siamo stati nuovamente controllati con attenzione per alcuni dati da una tabella dall'ufficiale americano di quella postazione, che era accompagnato anche da un ufficiale rumeno. Il sistema di sicurezza è rimasto lo stesso. Abbiamo visto César posizionarsi al punto di lettura dell'iride, disattivando il sistema di allarme, ma solo dopo averne impostato il reset a mezzo minuto, per darci il tempo necessario a passare il cancello. Poi è tornato al veicolo e ci siamo avviati tutti attraverso la grande galleria. Consapevole che stavo vivendo intensamente l'emozione di tornare in quel luogo così speciale, César guidò il veicolo a bassa velocità, in modo da per darmi il tempo di ambientarmi. Anzi, sentivo intensamente quell'inconfondibile brivido di mistero, di ignoto, che mi aveva affascinato 2 anni prima. Guardavo l'alta volta della galleria e le sue pareti perfette, che brillavano di quei superbi colori così difficili da definire. La perfetta quiete era disturbata solo dal rumore discreto dei veicoli su cui viaggiavamo e dal loro rumore di marcia. Nessuno parlava. Mi girai un attimo e vidi Aiden nel veicolo dietro di noi, che fissava anch'egli con stupore la vastità della galleria. Notai che ora, quando percorrevamo la stessa strada ma non a piedi, l'effetto era diverso. La velocità del veicolo era superiore a quella della camminata e questo bastava a creare una sorta di sensazione ipnotica grazie al gioco di sfumature acquatiche che ricoprivano le pareti. Era una sensazione estremamente piacevole e rilassante che favoriva le fantasticherie e, alla fine, non ho dubbi che avrebbe anche indotto il sonno. In effetti, credo che questo sia stato il motivo principale per cui Cesare ha optato per una velocità più lenta. In questo modo, l'esperienza gli aveva probabilmente dimostrato che l'effetto ipnotico era molto diminuito. Ci fu un caso in cui un ufficiale americano che aveva accelerato parecchio si addormentò al volante quasi all'istante, mi spiegò César con un leggero sorriso.
Per fortuna mi trovavo alla sua destra e riuscii a ripiegare immediatamente il veicolo, ma fu un'esperienza importante che svelò un altro mistero della tecnologia avanzatissima a disposizione dei costruttori di questo complesso sotterraneo. Naturalmente ho capito solo l'effetto, non la causa, rise bonariamente. Arrivammo davanti allo scudo energetico della sala di proiezione, che brillava di una splendida tonalità di blu. Cesar fermò il veicolo mobile davanti ad esso, in modo che le altre macchine dietro potessero avere spazio e noi potessimo scaricare le nostre attrezzature. Rimasi lì per qualche istante in profonda emozione e silenzio. È difficile esprimere a parole il senso di grandezza e mistero che pervadeva il luogo. Poiché ero già stato lì e sapevo cosa c'era all'interno della sala, ho vissuto quell'emozione speciale in modo ancora più intenso. C'era una sorta di sottile connessione con i membri dell'antichissima civiltà che aveva costruito quel complesso sotterraneo e in qualche modo misterioso mi sentivo più vicino a loro. Era come un flusso subconscio che mi portava quasi senza volerlo verso quei tempi ancestrali, a domande senza risposta. Chi erano e che aspetto avevano? Qual era lo scopo di questa costruzione? Come hanno realizzato tutto tecnologicamente? Quale messaggio nascosto volevano lasciarci? C'è senza dubbio un'impronta psichica specifica, una sorta di passaggio a una diversa comprensione della realtà. La grandiosità e la sottigliezza di quella straordinaria costruzione all'interno della montagna, quasi senza volerlo, ti spingeva a stare fermo, a camminare lentamente, a cominciare a riflettere su particolari dimensioni dell'anima. Avevo conosciuto queste sensazioni fin dalla visita precedente, ma ora le percepivo con maggiore intensità e ricchezza interiore. Ma ho dovuto tornare a terra, quando siamo entrati tutti attraverso il muro di energia, nella gigantesca sala delle proiezioni. Quando ho messo piede all'interno, una delicata gioia ha inondato la mia anima, facendomi sentire a casa. Allo stesso tempo, ho provato un senso di profonda gratitudine che assomigliava quasi alla pietà. Nell'assoluta tranquillità di quel luogo perso nel tempo, mi sembrava di essere in un'enorme cattedrale. Non riuscivo quasi a sentire i miei passi sul terreno, perché erano attutiti dal materiale assorbente. Guardai i tavoli a forma di T, il podio con il cilindro trasparente al centro della sala, e in lontananza vidi le enormi bocche dei 3 tunnel, da cui sgorgava un'iridescenza verde pallido. Sentii il cuore stringersi un po' al pensiero di entrare in uno di essi e di librarmi nell'ignoto. Tuttavia, mi sono subito tranquillizzato, dicendomi che la strada era già stata percorsa da Cesare e dai membri della spedizione precedente, quindi c'era ancora una base di informazioni. Tutto era sostanzialmente come l'avevo conosciuto 2 anni prima. L'unico cambiamento era rappresentato dalle installazioni di avvertimento che erano state installate dal team di ingegneri americani e dal sistema di sicurezza aggiuntivo basato sul laser che ora permeava ogni galleria. Sorprendentemente, nella sala c'era ancora un certo trambusto, non rumore, ma movimento. Ho contato circa 8 soldati che si muovevano velocemente e con movimenti precisi davanti ai 3 tunnel e soprattutto davanti al tunnel di sinistra, sembrando sapere bene cosa dovevano fare. Alcuni di loro portavano determinati oggetti, altri li prendevano e sparivano con essi in quel tunnel. Poi tornavano e il processo continuava con altri. Uno dei soldati era in piedi di fronte alla console di controllo del primo tunnel. Davanti a lui era proiettato un ologramma non molto grande che cambiava periodicamente il suo contenuto, ma a causa della distanza non riuscivo a vedere bene di cosa si trattasse. Presi posto su uno dei gradini del podio al centro della sala proiezioni, mentre Caesar si dirigeva verso il tunnel, accompagnato dai 2 tenenti. Qualche istante dopo, Aiden si sedette accanto a me, tirando fuori il suo computer da una scatola speciale e roteando gli occhi intorno all'enorme spazio. Gli dissi che, nonostante ci fossi già stato una volta, ero rimasto impressionato almeno quanto lui. Poi gli ho chiesto che tipo di computer portatile avesse. Mi ha spiegato che non si separava mai dal suo computer, che in effetti era una specie di pezzo unico nel settore, realizzato secondo le istruzioni dettagliate che lui stesso aveva dato.
Il design speciale del computer era stato commissionato dal Pentagono a una rinomata società di ricerca americana e comprendeva una tecnologia di circa 20 anni più avanzata di quella attuale. Guardai Hayden da vicino, non poteva avere più di 30 anni, ma a quanto pare era uno dei geni più brillanti del pianeta. Aveva tirato fuori la macchina da una scatola appositamente adattata alla sua forma. Non avevo mai visto nulla di simile. Il coperchio non si sollevava come un normale computer portatile, ma scivolava in avanti con una semplice spinta e la sua superficie si illuminava discretamente in diversi colori. Ciò che era sorprendente, tuttavia, era la proiezione tridimensionale del menu e di tutte le operazioni eseguite. Ho visto Hayden toccare le proiezioni olografiche con le dita in determinati punti e il risultato è apparso praticamente all'istante. La sua destrezza era formidabile e anche molte volte ho potuto constatare che gli bastava puntare la mano su un'area in rilievo e l'effetto appariva già. Stupito, gli chiesi come fosse possibile. In realtà non lo so nemmeno io. Non ho mai fatto nient'altro nella mia vita fino ad ora, mi ha confidato, mentre lavorava in parallelo su quel favoloso computer. Questo è il mio mondo, l'unico in cui mi sento in qualche modo al sicuro. Ho una connessione speciale con esso. Posso sentire i processi nei circuiti e persino capirli telepaticamente, i flussi di elettroni. E mi seguono, come se conoscessero le mie intenzioni. Vedo le connessioni, i colli di bottiglia, le crittografie. Vedo tutto in una volta e so dove agire e come risolvere il problema. Ma a volte queste funzioni hanno anche dei problemi, come una sorta di umori. È così che mi sembra, è così che le sento. Lo guardai come un uomo di un altro mondo. Pensavo di aver visto molto, ma c'erano sicuramente altre sorprese in serbo. Mi spiegò che la tecnologia offriva una gigantesca capacità di memorizzazione dei dati basata su un reticolo di cristallo. La potenza di calcolo era colossale, ma soprattutto il computer aveva accesso a una dimensione della realtà stranamente più elevata, appena al di là di quella fisica. Confesso di non averlo capito bene, ma da quanto mi disse Hayden, il principio scientifico che lo rendeva possibile era una complessa combinazione di un nuovo tipo di tensori matematici e di spazi di Hilbert, oltre a un aspetto progettuale che non poteva condividere con me, essendo top secret. Grazie a queste caratteristiche sorprendenti, quel computer poteva essere usato con successo per risolvere le situazioni più difficili, facendo previsioni tridimensionali. Questa è la versione compatta, usata per queste situazioni, ma il quartier generale del Pentagono e una delle sue basi segrete hanno la versione desktop, che è molto più potente, mi ha sussurrato Hayden. Aveva appena iniziato a spiegarmi una delle sue nuove idee per un importante passo tecnologico che riguardava molto di più i cristalli, quando fummo convocati dal tenente Nicoar all'ingresso del tunnel. Era arrivato il momento in cui, per la prima volta, stavo per entrare nell'area che fino a quel momento mi era stata preclusa. Hayden e io ci dirigemmo verso l'imboccatura del tunnel sulla sinistra. Avvicinandomi al grande quadrato dorato sulla cui superficie si ergeva la cupola con la fessura di proiezione olografica delle immagini del passato dell'umanità, sentii un groppo di eccitazione crescere in gola. Cercai di contenermi, confortato dal pensiero che in questa spedizione sarei stato sempre accompagnato da Cesare, che sapevo avere l'esperienza e la saggezza per gestire anche le situazioni più difficili. Tuttavia, guardando l'enorme imboccatura del tunnel, discretamente illuminata all'interno da una luce verde brillante, i miei poteri sembrarono abbandonarmi e una strana sensazione di debolezza mi invase le gambe. La persona alla console di controllo sul lato destro del tunnel stava fornendo a Cesare, che si trovava all'ingresso della grande cavità sotterranea, a sorvegliare il trasporto degli ultimi bagagli, alcuni dati tecnici per me alquanto incomprensibili. Ma ben presto mi resi conto che l'ufficiale americano stava parlando sull'intensità di un campo di distorsione spazio-temporale e mi ha fatto riflettere. Sono avanzato fino al bordo superiore della galleria, la prima volta che ho avuto libero accesso qui. L'impressione dell'enorme cavità nella parete della montagna è stata straordinaria. Mi sono sentito stordito. Era come se una forza enorme emanasse misteriosamente dall'interno del tunnel. Per attenuare lo shock iniziale,
Guardai indietro verso la sala gigante, ma la mia attenzione fu attirata da un cambiamento nell'immagine olografica di fronte alla console dove era seduto l'ufficiale americano. Mostrava l'immagine all'interno di una galleria e capii subito che si trattava del tunnel attraverso il quale stavamo per viaggiare. All'interno della galleria potevo vedere una sorta di tenda. La cosiddetta tenda semitrasparente vibrava sempre più velocemente, assumendo la forma di un imbuto, con la punta parallela alla direzione del tunnel. Alla fine l'imbuto si stabilizzò, ma il suo aspetto complessivo suggeriva una rapida pulsazione. Poi, improvvisamente, la distorsione scomparve e dietro di essa apparve il prolungamento del tunnel. È stata una grande sorpresa anche per noi. Cesare ha confermato il mio stupore. Immaginate quanto siamo rimasti sorpresi quando, entrando per la prima volta nel tunnel, abbiamo visto che dopo 15 metri si oscurava improvvisamente. Anche se illuminata, la superficie nera non ci dava alcuna informazione. Era una sorta di codice per penetrare oltre. In effetti nemmeno noi potevamo raggiungerla, a causa di una barriera energetica poco più avanti. Ma abbiamo trovato rapidamente la soluzione attivando i comandi della console. Le immagini ci hanno mostrato come impostare i parametri di accesso. Il team scientifico ha capito subito che si trattava di una distorsione spaziale generata artificialmente. Naturalmente tutti ci siamo chiesti perché fosse necessario, se eravamo arrivati fino a questo punto. Solo dopo qualche tempo ci si è resi conto che chi ha costruito questo complesso montuoso utilizzava una tecnica di spostamento in galleria a noi ancora sconosciuta. Dietro la distorsione c'è un sistema geometrico di cristalli di quarzo estremamente puri, incastonati nel materiale isolante delle gallerie. Lasciate che ve lo mostri. E dicendo questo, Cesare mi precedette nel tunnel. Feci un respiro profondo ed entrai. Guardai con attenzione le altissime pareti a volta, perfettamente rifinite. Il tunnel doveva essere largo circa 7 metri e alto 10. Il materiale che rivestiva le pareti sembrava simile a quello della grande galleria, ma notai che era più lucido e il suo colore era verdastro, fosforescente. Se guardavo direttamente il materiale, quasi non riuscivo a distinguerne i dettagli. Brillava in un modo particolare, facendo in qualche modo scivolare l'occhio. Barcollando seguii Cesare da vicino. Il tunnel proseguì in linea retta per circa 7 o 8 metri. Poi seguì una curva a sinistra abbastanza netta, dopo la quale vidi che egli proseguiva senza ulteriori deviazioni. La sensazione che provai allora mi turbò profondamente. A circa 8 o 9 metri dalla curva, l'enorme tunnel assunse un colore diverso, diventando indaco fosforescente. Poi, molto più avanti, forse dopo qualche centinaio di metri, curvò dolcemente verso il basso, scendendo nella crosta terrestre, finché il raggio di curvatura divenne troppo grande e non riuscii più a seguire il percorso. Tutto questo creava un senso di mistero così intenso che quasi nessuno parlava. Gli ultimi bagagli venivano portati e stivati da un paio di soldati su 3 veicoli dalla forma particolare, che attirarono subito la mia attenzione. Ma proprio in quel momento Cesar iniziò a spiegarmi, mostrandomi la zona a lato del tunnel. La distorsione spaziale si verifica all'incirca in questo punto, mi disse, e mi indicò una linea immaginaria da cui potevo vedere che iniziavano alcuni motivi geometrici a forma di diamante, come scanalature incise nel materiale speciale. In queste cavità c'erano degli incavi speciali in cui erano incastonati diversi grandi cristalli di colori diversi, ma molto puri. Mi resi conto che sia la loro disposizione sui bordi del tunnel, sia le forme geometriche in cui erano incastonati, erano perfettamente simmetriche. Secondo i miei calcoli, questa disposizione era lunga circa 5 metri e si trovava proprio al passaggio dal verde pallido del tunnel al colore indaco fosforescente. Mi avvicinai ai cristalli e li osservai attentamente. Erano di dimensioni uguali, alti circa mezzo metro e larghi solo una decina di centimetri. In cima terminavano a forma di tetraedro ed erano così puri che in quelli di colore giallo pallido potevo quasi vederci attraverso. Contai 12 cristalli su ogni lato e notai che sopra di essi, a circa metà di ogni parete laterale del tunnel, c'era un solco, largo circa 5 o 6 centimetri, della lunghezza del disegno formato dai cristalli. C'era sicuramente qualcosa qui,
forse un dispositivo aggiuntivo, ma non abbiamo nessuna prova, nessuna informazione al riguardo, continuò a spiegare Caesar. È ovviamente un'area critica e probabilmente è stata usata per spingere gli esseri che hanno costruito il complesso attraverso il tunnel. Aiden, che nel frattempo si era avvicinato, disse: «La configurazione dei cristalli mi ricorda un tipo speciale di legame atomico. Penso che abbiano utilizzato un metodo di spostamento diverso da quello classico che stiamo per esaminare». Cesare lo approvò. «È vero, questo viene mostrato indirettamente anche nelle proiezioni olografiche che ci hanno messo a disposizione, ma nessuna di queste immagini ci mostra chiaramente come questo avvenisse. Inoltre, non capisco perché siano state così tanto nascoste. Comunque, la distorsione spaziale ha giocato un ruolo molto importante in quel processo, ma loro hanno creato il tunnel fisico per noi». «Sì, è una tecnologia colossale», interloquì Aiden, osservando attentamente i cristalli. «Quasi certamente stavano ricorrendo a qualche tipo di teletrasporto, o almeno di viaggio su piani paralleli. Forse hanno trovato troppo difficile spiegarlo con una proiezione olografica, o forse la nostra struttura psicofisiologica non è ancora adatta a questo tipo di cose. E invece ci hanno lasciato la proiezione fisica del tunnel», conclusi. Aiden era un po' scettico. Se così fosse, a cosa serviva la distorsione spaziale? È ovvio che hanno una straordinaria fonte di energia da qualche parte qui, forse sottoterra. Credo che con la stabilizzazione della distorsione, la dimensione fisica del tunnel appaia in qualche modo alterata. Da qui in poi camminiamo nel tunnel, ma siamo ancora in qualche modo accanto alla materia. Normalmente all'altra estremità dovrebbe esserci un convertitore analogo a quello che c'è qui, aggiunge con voce più debole. «Esatto», disse Cesare sorridendo. «L'equipe scientifica ha confermato la stranezza del tunnel indaco, in quanto ha una consistenza fisica, ma non attraversa realmente la Terra. È più una replica virtuale, ma perfettamente utilizzabile per viaggiare. Non capiamo come sia possibile, anche se lo usiamo. Ci sono ancora molti enigmi che non riusciamo a risolvere. Per esempio, questa situazione è valida solo per questo tunnel, che conduce sotto l'altopiano di Giza, vicino al Cairo. Gli altri 2 tunnel sono effettivamente scavati nella terra per raggiungere le loro destinazioni». Un ufficiale rumeno si avvicinò a noi e riferì a Cesare che tutto era stato caricato sui veicoli. Cesare ci disse di prepararci a partire, mentre lui si recava nuovamente nella sala proiezioni per prendere gli ultimi accordi. Mi avvicinai con curiosità alle 3 auto. Erano più grandi dei veicoli elettrici con cui avevamo viaggiato nella grande galleria e avevano una forma diversa, molto aerodinamica. A differenza delle prime, avevano l'interno coperto e i bagagli nella parte posteriore. Inoltre funzionavano con motori elettrici, ma erano molto potenti ed efficienti, ci ha assicurato Aiden, che conosceva molto bene la tecnologia della loro costruzione. I 3 veicoli erano disposti in colonna davanti ai cristalli e assomigliavano a macchine da corsa. Il muso era appuntito e molto basso, mentre la parte posteriore era molto alta, soprattutto per consentire il deposito dei bagagli. Mi è stato spiegato che la forma del veicolo era stata progettata dagli americani subito dopo la scoperta del complesso sotterraneo del Bucegi, per adattarsi perfettamente alle condizioni di percorrenza del tunnel. All'epoca, il veicolo elettrico era già una novità segreta della tecnologia militare americana e veniva utilizzato per uno scopo diverso. Ma con gli adattamenti apportati, oggi è considerato il mezzo più efficiente per percorrere silenziosamente e rapidamente le gallerie sotterranee che partono dal sito sotterraneo di Bucegi. La carrozzeria era in fibra di carbonio e nella parte anteriore c'era una fessura abbastanza ampia con una scatola dietro, che era unita alla carrozzeria. «È il sistema di guida laser», spiegò il tenente Trujillo, percependo la mia perplessità. «Poiché la superficie è molto liscia e irregolare, il viaggio può essere ampiamente automatizzato, consentendo di riposare. L'auto è dotata di pilota automatico e ha un computer di bordo molto potente, che effettua calcoli in base alle informazioni ricevute. In cima, al centro, c'erano 2 proiettori di luce ciascuno. Sebbene la galleria offrisse una sua luminosità e sebbene il veicolo fosse per lo più con il pilota automatico, mi fu comunque detto che l'esperienza del viaggio di 2 anni fa aveva reso necessaria l'installazione di quei proiettori di luce bianca.
Nel frattempo, Cesare era tornato al nostro fianco e, cogliendo al volo l'argomento della discussione, mi offrì il seguente chiarimento. Questo è un tunnel molto speciale. La luce indaco crea nel tempo uno stato di addormentamento mentale, qualcosa di simile al passaggio dalla veglia al sonno. Il rilassamento mentale è troppo grande e l'attenzione tende a diventare ricettiva soprattutto all'essenziale dell'esistenza. Penso che vi rendiate conto che non potevamo permetterci che la squadra perdesse la vigilanza. Ci sono stati piccoli incidenti, di poco conto, ma era chiaro che dovevamo cambiare qualcosa. Detto questo, Cesare diede il segnale di partenza. La distribuzione della nostra squadra nei veicoli era la stessa. Io con Cesare nel veicolo anteriore, poi Trudeau e Hayden e infine il tenente Nicoara. Salutammo le persone presenti nella sala proiezioni e il segnale di partenza fu dato all'ingresso della montagna della galleria. Emozionato, salii sul veicolo accanto a Cesare. La cabina sembrava quasi il cruscotto di un aereo moderno. C'erano molti pulsanti, alcuni piccoli display e una piattaforma centrale con un grande schermo complesso nella sua struttura di dati e negli schemi che presentava. Non c'era il volante, sostituito da un joystick, simile a quello degli aerei, con la differenza che su di esso erano implementati i pulsanti per alcuni comandi. L'atmosfera all'interno era molto accogliente. I display erano di colore rosso-arancio e in alcuni punti i messaggi erano gialli. In realtà, l'interno era più simile a una cabina di pilotaggio, poiché l'accesso al veicolo avveniva attraverso l'ascensore laterale del corpo modulare. Mi sono seduto comodamente sul sedile ergonomico e sono rimasto sorpreso dall'ampio spazio disponibile all'interno. Dall'esterno, l'abitacolo sembrava molto più piccolo. Guardai in avanti attraverso il vetro sigillato e protetto. La vista della misteriosa apertura del tunnel mi fece correre un brivido freddo lungo la schiena. Era un momento unico nella mia vita, che avrebbe messo in moto una serie di eventi sorprendenti nella loro specificità. Caesar stabilì il collegamento audio e video con gli altri 2 veicoli. Poi mi guardò con aria interrogativa. Feci un respiro profondo e annuii. Quasi all'improvviso la luce all'interno divenne indaco e lo spazio davanti a noi si oscurò. Se questo video ti ha incuriosito e ti ha fatto riflettere, lascia un like per supportare il canale. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Ogni capitolo ti porterà sempre più in profondità nei misteri nascosti, quindi non perderti nessun dettaglio. Grazie per il tuo supporto e per far parte di questa avventura.